Come sarà SAP tra 10 anni? Nessuno ha la sfera di cristallo ed in qualsiasi momento potrebbe accadere un evento che può influenzare una certa previsione o intenzione. Tuttavia, sembra che alcune direttive o linee guida siano già state ben prese e SAP abbia avviato una politica, anche relativamente alla security, piuttosto chiara, almeno a mio avviso. Ciao, sono Massimo e oggi, con la sfera di cristallo nelle mani, diciamo come sarà SAP in futuro. È famosa a questo proposito una frase di Henry Ford: se avessi ascoltato i miei clienti avrei dovuto dare loro un cavallo più veloce. Ecco, forse in parte la frase sopra può essere ancora applicabile nel caso dell'interfaccia utente SAP, specialmente in SAP Fiori. In diverse occasioni si potrebbe arrivare a pensare: ma com'è possibile lavorare come facciamo prima in SAP Fiori? Può sembrare un passo indietro anziché un avanti per alcuni aspetti. Bene, forse prima di fare questo salto è utile provare ad immaginare perché SAP ha voluto rivedere così profondamente l'esperienza utente. Come è stato possibile unire molte transazioni in un'unica applicazione o semplificare diversi processi aziendali? Se ragioniamo e guardiamo con gli occhi di prima, quindi immaginando di utilizzare la classica SAP GUI, così come la conosciamo oggi, potremmo vedere delle difficoltà anziché delle semplicità. Tuttavia, ci sono alcuni fattori di cui magari non stiamo tenendo conto che potrebbero farci vedere il disegno di insieme in maniera molto più nitida. Proviamo ad immaginare allora cosa accadrebbe introducendo in azienda delle logiche di RPA, Robot Process Automation. È sicuramente una tematica che porta con sé riflessioni da fare in azienda, spesso non sugli aspetti tecnologici, forse più sugli aspetti sociali. L'automatizzazione spinta delle attività potrebbe comportare una riduzione di lavoro umano, ma oggi non parliamo di questo. Immaginiamo quanto abbiamo detto in uno scenario dove sono fortemente applicati i concetti di RPA, allora in questo caso potremmo dedurre che le operazioni, spesso ripetitive, fatte in passato da umani, siano completamente automatizzate, lasciando quindi l'uso del sistema per piccole attività di governance e sistemazione, soprattutto del controllo dei dati. È quindi in questo contesto che si giustifica ancora di più l'utilizzo di questa interfaccia e l'adozione di quelli che SAP chiama i business role, ovvero dei template di figure professionali già pronti all'uso ai quali fare riferimento. Questo vale in ambito S/4HANA on-premise, ma anche e forse di più nella versione SAP S/4HANA Cloud. Ecco che allora in questa ottica, ma solo per fare un esempio di quella che SAP chiama l'impresa intelligente, può essere visto questo cambiamento. Tutto questo può comportare il dover ripensare o adattare quanto già fatto in passato. Il passaggio ad S/4HANA può essere utilizzato anche per questo. Spero di esserti stato utile, ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, seguici anche su LinkedIn, visita ed iscriviti al nostro blog www.aglea.com/blog se vuoi ricevere aggiornamenti periodici. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la sicurezza dei suoi sistemi SAP. A presto, ciao!